Quando si stava meglio. Una volta si stava meglio. Tutte cose che si sentono spesso, ma è davvero così? Molti di noi, soprattutto dopo una certa età, guardando il passato, tendono a pensare che si stava meglio ieri. Ma se ci fermiamo un momento a riflettere, è davvero così? Perché tendiamo a idealizzare il passato senza considerare le difficoltà reali che c'erano? Ho trovato una descrizione interessante online. Ascolta. Immagina di essere nato nel 1900. Quando hai 14 anni scoppia la prima guerra mondiale, che causa oltre 18 milioni di vittime. Poco dopo, un'altra tragedia, l'influenza spagnola, che fa circa 50 milioni di morti. Esci indenne, ma il mondo sembra non aver pietà. A 29 anni la crisi economica globale colpisce duramente, con il crollo della borsa di New York, che porta disoccupazione, fame e sofferenza. A 39 anni scoppia la seconda guerra mondiale. Il mondo assiste al genocidio di circa 6 milioni di ebrei e alla morte di oltre 60 milioni di persone. La guerra sembra infinita, ma tu riesci a sopravvivere. A 52 anni inizia però la guerra di Corea. Quando hai 62 anni il mondo è a un passo dalla guerra nucleare. Superi questo momento, ma un paio di anni dopo inizia la guerra del Vietnam, che dura fino ai tuoi 75 anni. Nel frattempo si verifica la crisi petrolifera e in Italia gli anni di piombo. Insomma, siamo proprio sicuri che si stava meglio? Perché tante persone ritengono che una volta si stava meglio? È vero, magari la vita era meno frenetica, ma non è che fosse tutto rose e fiori. Le sfide c'erano sicuramente, ma forse venivano percepite in modo diverso. Il cambiamento, la difficoltà erano parte della vita quotidiana, ma allora era tutto come oggi. Chi vede un passato rosa e un futuro nero spesso è condizionato anche dalla memoria selettiva. Il nostro cervello tende a ricordare solo le cose positive del passato, dimenticando le difficoltà, i problemi, le preoccupazioni. Questa è una trappola mentale che ci impedisce di vedere le cose in modo chiaro. Molti sostengono che si stava meglio ieri perché pensano alla loro giovinezza, quando non dovevano prendere decisioni importanti e vivevano in modo spensierato. Le difficoltà di oggi sono diverse, ma non necessariamente più impegnative. Viviamo in un mondo che cambia velocemente, con sfide nuove che richiedono un adattamento costante. Oggi però abbiamo incredibili opportunità per crescere, imparare, fare nuovi progetti. Il vero problema è che moltissimi, raggiunta una certa età, si adagiano sulla nostalgia, oppure pensano che il passato fosse migliore perché non vogliono affrontare le sfide di oggi, non vogliono cercare soluzioni e adattarsi. Chi oggi ha 20 anni o giù di lì percepisce una certa frustrazione, la mancanza di opportunità stabili, il precariato. C'è chi sottolinea la condizione difficile dei giovani di oggi, intrappolati in un sistema che li sfrutta senza garantire un futuro stabile. Alcuni sostengono che l'attuale crisi economica sia molto più grave di quella del 1929. C'è chi dice che i giovani di oggi, pur vivendo in un periodo di benessere, sembrano mancare di una forza di volontà simile a quella delle generazioni passate. C'è chi sostiene che i giovani oggi cercano solo il divertimento e la mancanza di sacrificio e di progettualità potrebbe mettere a rischio il loro futuro. Alla luce di tutto ciò, credo sia opportuno riflettere in modo oggettivo, anche perché l'umanità ha sempre trovato il modo di risollevarsi e il modo migliore per farlo è smettere di lamentarsi, rimboccarsi le maniche e affrontare con coraggio anche il presente, indipendentemente dall'età. Fammi sapere cosa ne pensi, non dimenticare un like, la condivisione e l'iscrizione al canale Rurale Digitale, così vedrai anche come si sviluppa questa discussione. Se vuoi contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it. Il prossimo video che ti consiglio è questo.